Buongiorno ragazzi e ben ritrovati sul canale Slot Car Tech. Era da un po' che volevo fare l'unboxing di questa vettura. Stiamo infatti parlando della Lola T280-290. Perché volevo fare l'unboxing di questa vettura? Perché mi incuriosisce parecchio il telaio che NSR ha deciso di montare su questa slot car. Infatti non si tratta di un telaio classico, un telaio tradizionale, ma si tratta di un telaio a traliccio, o meglio un telaio classico con parecchi fori di scarico. Ma non perdiamo altro tempo, spostiamoci sul tavolo di Slot Car Tech visione dall'alto e andiamo a vedere questa vettura più da vicino. Ed eccola qui la confezione di questa bellissima Lola T280-290 nella sua configurazione test car. NSR è solito far uscire qualche vettura test car di diversi colori, senza adesivi, senza grafiche, senza livree particolari, per dare la possibilità ai piloti più esigenti di avere la vettura quasi come se fosse una preserie. Qui ce l'ho nella splendida colorazione orange. Non vi deve trarre in inganno il fatto che possa sembrare un rosso acceso, perché ragazzi il colore è veramente molto bello. È un rosso tendente all'arancione, quindi possiamo chiamarlo effettivamente orange. La confezione è la classica, la tipica confezione di NSR, quindi abbiamo una teca stondata nei bordi in plexiglass trasparente, possiamo ammirare la vettura già praticamente da quasi tutti i lati. All'interno scorgiamo il certificato di autenticità che ci va così ad indicare che la vettura è stata effettivamente prodotta da NSR, e poi un sacchettino che come sempre contiene 2 grani che ci permetteranno quindi di andare a regolare in modo più professionale l'assale anteriore. Siamo ora praticamente pronti per andare a togliere la vettura dalla sua teca e prenderla così in mano per vederla un po' più da vicino. Per farlo ci basterà semplicemente andare a togliere l'involucro in plexiglass trasparente e ci rimarrà in mano la basetta, alla quale è fissata in modo veramente molto stabile questa nuova Lola T280-290. Le finiture della vettura sono le tipiche di NSR, questa va ricordata è una test car per cui non ha ancora tutte le colorazioni ad hoc come invece poi succederà per una vettura tampografata, però già si nota la qualità del dettaglio. Qui abbiamo diversi dettagli sul motore, il classico pilotino bianco in stile NSR, 2 specchietti neri a lato pilota e poi posteriormente il motore perfettamente incastonato nella parte posteriore della vettura. Ma la cosa un po' più interessante, la cosa che fin da quando questa vettura è uscita sul mercato ci ha, diciamo così, stupiti, è stato il telaio. Andiamo così a svicolare la vettura dalla sua basetta e scopriamo appunto il telaio di questa vettura, che a differenza di tutti gli altri telai finora costruiti dal marchio partenopeo ha la particolarità di essere completamente forato. Questa è una vera particolarità, è una vera chicca per la casa NSR. Sicuramente si andrà a ridurre il peso, bisogna però andare a vedere come si comporterà questa vettura, se le prestazioni saranno migliorate o saranno invece rimaste uguali alle vetture che l'hanno preceduta. Come sempre andiamo a svincolare la carrozzeria dal telaio e lo facciamo attraverso 2 semplici viti, una posta nella parte posteriore dietro al banchino motore e una invece nella parte anteriore della vettura subito dopo il pick-up, diciamo tra il pick-up e la vite che va a reggere il banchino motore nella sua parte anteriore. Sono viti normali, non sono viti metriche, sono viti autofilettanti e quindi per chi volesse far competere questa vettura c'è da sapere fin da subito che almeno queste 2 viti vanno sicuramente sostituite per dare la possibilità alla carrozzeria di poter basculare più comodamente rispetto al telaio. Ma adesso noi non perdiamo altro tempo e andiamo a svitare queste viti e dividiamo la nostra vettura. Vettura aperta, vista d'insieme. Partiamo dalla carrozzeria. Devo dire ragazzi che questa è una carrozzeria veramente molto leggera, è forse una di quelle più leggere che ho mai sentito. Infatti possiamo anche notare che a livello di torsione
Questa macchina è veramente molto malleabile, veramente molto duttile. Molto probabilmente sarà una delle sue caratteristiche peculiari, ovvero quella di poter copiare con più facilità quelle tipologie di piste che presentano qualche imperfezione. Qui possiamo anche notare la colorazione della vettura stessa. Come vedete ha una mano molto velata di vernice, questo per ridurre comunque ancora di più il peso della carrozzeria stessa. Infatti ci sono parecchi particolari che sono rimasti bianchi, sono rimasti grezzi, ma questo noi lo apprezziamo anche su una vettura di questo genere, perché è sicuramente una vettura dedicata all'uso competitivo, quindi una vettura che, a parte la sua bellezza estetica, deve essere comunque una vettura prestazionale. Come sempre, abitacolo piccolissimo, pilota tagliato a metà affinché il tutto non vada ad interferire con la parte motoristica, questo va sicuramente molto apprezzato. Tutti i pezzi di plastica sono veramente molto sottili, molto leggeri, tutti allo stesso modo concorrono a rendere questa carrozzeria veramente molto leggera. Sono curioso di andare poi a scoprirne il suo peso. Ma prima di fare questo preoccupiamoci però di questo telaio, di questa innovazione costruttiva che NSR ha voluto sperimentare per la prima volta su questo tipo di vettura, quindi su questa Lola della categoria Classic. Questo è un telaio praticamente completamente piatto, come possiamo notare non ha nessun pezzettino che va a sporgere in alto o in basso, ma tutta la superficie del telaio è praticamente su un unico livello. In più presenta questa serie di fori laterali e poi anche una serie di fori nella parte anteriore della vettura stessa a lato del pick-up. Questo sicuramente va ad influire sul peso totale della vettura, perché chiaramente andando ad eliminare della plastica andremo a ridurre anche il peso della vettura stessa, ma non basta, perché andando a togliere della plastica, andando ad eliminare quello che è il pieno del nostro telaio, renderemo il telaio anche decisamente più flessibile e anche in questo caso, come possiamo notare, la torsione è veramente molto facile. Questo sarà probabilmente, così come lo sarà per la carrozzeria, uno dei punti di forza di questa Lola T280-290. Per il resto la tecnologia costruttiva di NSR rimane invariata, quindi abbiamo un banchino posizionato sul telaio mediante 3 punti, 2 nella parte laterale e 1 nella parte centrale. Va ricordato che su questo banchino, che nasce senza sospensioni, è comunque sempre possibile andare ad inserire delle molle sia nella parte laterale sia nella parte anteriore dello stesso. Il motore è lo Shark 21,5, quindi un motore a cassa piccola, ma un motore sicuramente potente che sarà in grado di far andare questa vettura molto veloce. Abbiamo già provato questo motore su altre vetture NSR della categoria Legend e devo dire che è un motore che spinge particolarmente, per cui sicuramente renderà questa macchina molto divertente da guidare. Come sempre la meccanica è di tipo super professionale. Abbiamo corone in alluminio, pignoni in ottone per un accoppiamento perfetto. Già di primo montaggio possiamo vedere che l'ingranamento corona pignone è pressoché perfetto. Sul banchino non sono ormai più da qualche tempo presenti le boccole, ma già si parla di flange. Queste ci aiutano a migliorare la scorrevolezza globale della macchina, ma soprattutto dell'assale posteriore, che poi alla fine è quello che trasmette il moto e la velocità alla vettura stessa. Cerchi professionali sia anteriori che posteriori. Sono curioso di vedere che tipologia di cerchi monta NSR come primo montaggio, e qui abbiamo dei cerchi pieni, quindi non sono cerchi air ma sono dei cerchi alleggeriti, come possiamo vedere da questi fori presenti nel cerchio stesso. Anche nella parte anteriore abbiamo cerchi professionali in alluminio e anche in questo caso abbiamo i fori che ci identificano un cerchio alleggerito. Il pick-up è un pick-up tradizionale a stelo corto, non è ammortizzato ed è un pick-up classico a forchetta, quindi non è un pick-up a vite. I fili sono i soliti NSR super performanti, super flessibili e super piccoli, che ci danno la possibilità di poterli andare a gestire al meglio all'interno della nostra vettura, senza che questi possano andare ad interferire con la carrozzeria.
Come tutte le vetture da slot, anche su quelle di NSR è presente il magnete al neodimio. Qui ce l'abbiamo in posizione centrale, posizionato direttamente sul banchino motore. Come vedete ci sono 3 posizioni dove voi potreste andarlo a posizionare, ma ricordatevi che se decidete di utilizzare questa vettura in ambito competitivo, il magnete va assolutamente tolto. Girando la vettura sottosopra notiamo 2 fori che servono per andare a fissare al loro interno dei grani, così come quelli nella parte superiore, e ci danno la possibilità di andare a gestire l'altezza dell'assale anteriore. Questo ci serve soprattutto quando noi andremo a preparare la vettura e faremo l'assetto giusto per l'inserimento in curva. Ragazzi, come sempre, dopo una primissima occhiata della vettura è arrivato il momento di farne i pesi e le misure, e partiamo come sempre dalla carrozzeria. Bilancia pronta, posizionata, regolata sugli 0 grammi. Prendiamo la carrozzeria di questa Lola T280-290, ragazzi, 13,9 grammi. Facciamo la seconda pesata e abbiamo nuovamente 13,9 grammi, quindi una carrozzeria decisamente molto leggera. Ora passiamo alla misurazione del telaio, ma per farlo come sempre mi faccio aiutare da un piccolo supporto di plastica affinché il telaio non vada a toccare i bordi con le gomme già montate. Quindi una volta posizionato il supporto andrò a fare nuovamente la tara della mia bilancia, quindi portandola a 0, e poi sarò così in grado di poter posizionare il telaio al di sopra del mio supporto. Il peso complessivo di questo telaio è di 51,8 grammi. Come sempre andiamo a fare la seconda pesata, 51,8 grammi. Ma non è finita qui, montiamo la vettura e andiamo a pesarla nella sua complessità. Bilancia pronta, supporto pronto, posizioniamo la macchina sopra la bilancia, abbiamo 66,1 grammi. Come sempre, 2 pesate, una di seguito all'altra, 66,1 grammi. Quindi questa Lola T280-290 NSR è una vettura decisamente molto leggera. Per chi ne apprezza le misure andiamo a vedere la lunghezza di questa Lola NSR. Partiamo come sempre dalla parte anteriore e arriviamo fino all'alettone posteriore. La lunghezza complessiva della nostra vettura è di 128 mm, 12,8 cm. Misuriamone anche così la larghezza posteriore e quella anteriore. Partiamo come sempre dalla parte posteriore della nostra vettura e abbiamo una misura pari a 62 mm, 6,2 cm. Nella parte anteriore mi sembra già leggermente più piccolina, andiamo così a misurarla e abbiamo una misura di 6 cm, 60 mm. Le ruote sono molto a filo della carrozzeria, infatti come avete potuto vedere il mio calibro di plastica faceva fatica ad uscire fuori perché la gomma faceva un po' di attrito sulla plastica stessa. Ho dovuto trattenere la vettura, però vi assicuro che non ho sforzato per cercare di diminuire le sue dimensioni, ma era soltanto colpa della ruota, quindi quello che vi ho detto sono le misure reali misurate. Come sempre una misura interessante è anche vedere il passo della nostra vettura, quindi la distanza che c'è tra l'assale anteriore e quello posteriore. In questo caso andiamo a misurare con il calibro i 2 centri dei 2 assali anteriore e posteriore per una misurazione pari a 76 mm, 7,6 cm. Ragazzi, questa è una bella novità in casa NSR, non vedo l'ora di provarla, spero anche voi rimarrete nel video fino alla fine per vedere come si comporta sulla nostra pista astigiana in legno da oltre 42 metri di sviluppo, per cui non mi rimane che metterla in pista e spremerla un po'.
direi che ho spremuto a dovere questa Lola T280-290 e la sensazione che ho avuto è stata effettivamente sorprendente. Sì, perché ho potuto provare una vettura che fin dai primi giri è stata veramente molto sincera. Nelle curve entra bene, non ti mette mai in crisi e se arrivi leggermente più lungo di quello che potresti fare, comunque lei con una leggera scodata ti rimette subito in carreggiata. Insomma, vuoi per il telaio, vuoi per la carrozzeria che ha questa leggera torsione, che ha questa attitudine nel copiare, nell'adeguarsi alle caratteristiche della pista, ho trovato una vettura molto veloce. Sicuramente la pista in legno con le bandelle in rame senza alcuna trazione magnetica ci dà la sicurezza di provare una vettura al netto delle sue prestazioni. Infatti questa Lola NSR ha ancora montato il magnete di serie che in questo caso funge solo ed esclusivamente da peso. Probabilmente senza questo magnete e soprattutto senza le gomme originali che sono leggermente zigrinate al posteriore ma anche all'anteriore, in più all'anteriore sono effettivamente abbastanza abbondanti e non sicuramente performanti, come invece si potrebbero mettere quelle zero grip per chi intende competere, sono sicuro che potrebbe andare molto più veloce. Una vettura nata per competere? Probabilmente sì. Una vettura in grado di surclassare le precedenti? Questo sarà tutto da vedere, sarà probabilmente una delle prossime prove, perché al momento ci pare ancora troppo prematuro poter dire se questa effettivamente è una scelta, ovvero quella del telaio a traliccio azzeccata da parte di NSR, ma faremo sicuramente dei test più approfonditi. Per il momento, se vi è piaciuta questa Lola NSR, mi raccomando un like al video e poi iscrivetevi al canale. Noi come sempre ci rivediamo qui su Slot Car Tech per il prossimo video.